Bentornati sul mio canale per un altro video di Halloween. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo fantastico gattino sulla zucca. L'occorrente che ci servirà sarà del filo viola, giallo per gli occhi, nero, bianco, un pochettino di filo verde, del filo arancione per la zucca, poi delle forbici, una coda lana, un uncinetto numero 3, un marcapunti e dell'imbottitura. Poi per realizzare la faccina del gattino ci servirà anche del filo rosa e del filo bianco un pochettino più fine per realizzare baffi e le unghie nelle zampette. Prima di proseguire con il tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale, di azionare la campanella così come io pubblico un video vi arriva la notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovate su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Iniziamo il nostro amigurumi partendo dalla zucca, quindi abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. Poi una volta fatto il nostro anello magico andremo a fare come sempre 6 aumenti consecutivi. Fatto l'anello magico di 6 maglie basse e 6 aumenti consecutivi, nel terzo giro faccio una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro faccio 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Quinto giro facciamo 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Ricordatevi sempre che nella prima maglia di sempre di inizio giro noi dobbiamo mettere il marcapunti, poi se sapete contare ok, però è sempre importante segnare la prima maglia. Siccome il tutorial è un po' lunghetto perché bisogna fare anche diverse parti, vi lascio qui come proseguire per fare la zucca. Quindi non siamo arrivati al quinto giro a 3 maglie basse e un aumento, proseguiamo con aumenti progressivi fino ad arrivare a 7 maglie basse e un aumento. Una volta che siete arrivati a questo punto ci rivediamo che vi dico come procedere. Una volta finiti tutti e 9 i giri siamo arrivati a 7 maglie basse e un aumento. Adesso dobbiamo fare 9 giri di maglie basse. Quindi lavoriamo dal 10° fino al 18° giro. Una volta fatti 9 giri di maglie basse, proseguiamo con il 19° giro e andiamo a fare 7 maglie basse e una diminuzione. Sette maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Nel 20° giro andiamo a fare 6 maglie basse e una diminuzione. Io la prima maglia bassa l'ho già fatta e l'ho già marcata e vado a procedere con le altre. Sei maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Noi adesso siamo arrivati fino al 20° giro con 6 maglie basse e una diminuzione. Dobbiamo arrivare fino al 26° giro e finire con 6 diminuzioni consecutive. Quindi poi andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione, 4 maglie basse e una diminuzione, 3 maglie basse e una diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione. Arrivati a questo punto imbottiamo bene la nostra zucca e poi andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione, 6 diminuzioni consecutive. Una volta fatte le 6 diminuzioni consecutive andiamo a bloccare il nostro lavoro facendo una catenella e tagliamo il filo. Poi si sarà formato un buchino e lo andremo a cucire.
Questa è la nostra zucca quasi finita. Adesso dobbiamo andare a cucire questo buchino. Io ho lasciato abbastanza lungo il filo, così dopo andrò a modellare la zucca. Quindi adesso cucisco questo e poi vi faccio vedere come modellarla. Una volta chiuso qui anche il buchino, io ci vado a passare l'ago al centro ed esco da qua, dall'anello magico, in questo modo. Nel mio caso il filo è un po' lungo, quindi devo stare attenta a non fargli fare nodi. Ok, adesso iniziamo portando il filo in questo modo qua e lo rifacciamo entrare qua e lo riportiamo di nuovo su e lo facciamo uscire di nuovo dove c'era l'anello magico, dove c'è l'anello magico. Tiriamo un po' il nostro filo in modo qui da schiacciare, vedete che si sta già formando qui una specie di punta di cuore, non la punta, la parte superiore del cuore. Ecco, dobbiamo quindi tirare e andare poi qui da quest'altro lato di fronte, teniamo qui bloccato il filo, entriamo qui dietro, ripassiamo dall'anello magico, tiriamo il filo, posizioniamo prima di tirare bene il filo e poi tiriamo. Ecco, adesso passiamo da questa parte, poi da questa e poi passiamo qui in mezzo da tutti e quattro le parti in modo da formare bene la nostra zucca. Questa è la zucca finita, adesso bisogna andare a bloccare il filo. Io ce l'ho ancora troppo lungo, quindi me lo taglio un pochettino in modo da che mi vada meglio per cucire. Ok, arrivate a questo punto, vediamo che è tutto ben bloccato e lo faccio passare qua sotto. Ok, adesso una volta passato qua dall'altra parte entro in una delle maglie, tiro fuori l'ago e vado a fargli un nodino. Passo di nuovo il filo all'interno, però non esco da quest'altra parte ma vado qui in un altro punto, sempre dallo stesso lato, e rifaccio un altro nodo. A parte che in questo momento mi si è formato qui il nodo del filo, dovevo tagliarlo di più mi sa. Ok, rifaccio quindi un altro nodo, così, e poi disperdo il filo all'interno della lavorazione. A questo punto taglio, blocco all'interno qui quell'altro filo dove ho tagliato e la nostra zucca è finita. Se volete fare semplicemente la zucca, il procedimento è questo, poi vi consiglio per qua lo stoppino, o come si chiama, non penso si chiami stoppino ma adesso non mi viene, potete mettere un pezzo di cannella se ce l'avete e poi ce l'avete presente che la vite si arrampica e quindi fa quelle specie di rigori, e anche uno di quelli e la vostra zucca è completa. Adesso dobbiamo proseguire facendo la testa del gattino, quindi prendiamo il filo nero, è lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per fare la zucca, quindi facciamo un anello magico di 6 maglie basse e poi 6 aumenti consecutivi. Con il nero non si vedrà benissimo come andrò a lavorare, ma vi ho fatto vedere comunque come si faceva la zucca, quindi il procedimento è lo stesso. Adesso nel terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento.
una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro dobbiamo fare 2 maglie basse e un aumento, quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Siccome non si vede bene come io lavoro, adesso vi dico cosa dovete fare, tanto il procedimento è sempre uguale, quasi per tutti gli amigurumi, quindi comunque l'avete visto in quasi tutti i video. Quindi noi adesso siamo arrivati al quarto giro con 2 maglie basse e un aumento. Nel quinto giro andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento, sesto giro 4 maglie basse e un aumento, settimo giro 5 maglie basse e un aumento, ottavo giro 6 maglie basse e un aumento. Una volta arrivate alle 6 maglie basse e un aumento riprendo e vi faccio vedere come dovete continuare. Arrivati fino all'ottavo giro e quindi fate le 6 maglie basse e un aumento, dal nono al sedicesimo giro andiamo a fare 8 giri di maglie basse. Questo è il lavoro una volta fatti gli 8 giri di maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire facendo le diminuzioni, quindi come prima iniziamo facendo 6 maglie basse e una diminuzione. Sei maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Nel diciottesimo giro andiamo a fare 5 maglie basse e una diminuzione. Maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Una volta fatto anche il diciottesimo giro con 5 maglie basse e una diminuzione, proseguiamo con il diciannovesimo giro facendo 4 maglie basse e una diminuzione. Nel ventesimo giro invece facciamo 3 maglie basse e una diminuzione. Nel ventunesimo 2 maglie basse e una diminuzione. A questo punto andiamo a imbottire bene la nostra testa e proseguiamo facendo il ventiduesimo giro una maglia bassa e una diminuzione e poi 6 diminuzioni consecutive. Nel ventitreesimo giro facciamo una catenella e tagliamo il filo in modo da bloccare il nostro lavoro. A questo punto il buchino andremo a cucirlo per chiudere. Questa è la nostra testa finita. Io ho tagliato il filo un po' lungo, così dopo andremo con sempre questo filo a cucirlo insieme alla zucca. Qui il buchino che si forma potete sia chiuderlo ma anche lasciarlo aperto, perché tanto poi andrà nascosto, perché andrà in questo modo cucito la zucca. La mia mano sarà la zucca e questa è la testa del gatto. Adesso andiamo a proseguire facendo l'orecchio. Ne faremo soltanto uno perché l'altro sarà nascosto dal cappello e quindi non si andrà a vedere, e al posto dell'orecchio mettiamo direttamente il cappello. Per avviare l'orecchio io ho fatto un anello magico di 4 maglie basse e adesso nel secondo giro proseguo facendo direttamente una maglia bassa e un aumento, quindi per questa volta salto i giri di aumenti. Quindi una maglia bassa l'abbiamo già fatta, andiamo a fare l'aumento, una maglia bassa e di nuovo un aumento. Adesso nel terzo giro facciamo un giro di maglie basse. Qui stiamo lavorando di nuovo con il nero e non si vede tanto, però seguite i passaggi che io vi dico e riuscirete a farlo tranquillamente. Nel quarto giro andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento le facciamo per tutto il giro. Quinto giro facciamo 3 maglie basse e un aumento. 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Sesto giro facciamo 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro.
settimo e ultimo giro andiamo a fare 5 maglie basse e un aumento. Maglie basse e un aumento per tutto il giro. Adesso, finito il giro, vado a fare una maglia bassissima nella successiva. Dal video non so quanto si possa vedere, faccio una catenella e poi taglio il filo un pochettino lunghetto per andare a cucire poi l'orecchio. Adesso dobbiamo fare gli occhi. Gli occhi sono divisi in due parti, una parte gialla e una parte nera. La parte nera è fatta da un anello magico di 4 maglie basse e 4 aumenti consecutivi. Quindi andiamo a fare l'anello magico, chiudiamo il cerchio e adesso andiamo a fare i 4 aumenti consecutivi. 1, 2, 3 e 4. Adesso nella maglia successiva facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo. La nostra prima parte dell'occhio è stata fatta e di queste ce ne vorranno 2 uguali, quindi dobbiamo fare un altro pezzo identico a questo. Questi sono gli occhi finiti. Come potete vedere, la parte gialla e la parte nera che poi andranno messe una sopra l'altra. Adesso riprendiamo di nuovo il filo nero e andiamo a fare le zampe. Per le zampe sono un pochettino complicate da fare perché dobbiamo fare un anello magico di 6 maglie basse e poi 7 giri di 6 maglie basse, quindi per lavorare sarà un pochettino strettino e si rischia di saltare qualche maglia, quindi state molto attenti a non saltare nessuna maglia. Quindi iniziamo, facciamo l'anello magico e poi all'interno 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo l'anello e adesso lavoriamo una maglia bassa in ognuna delle 6 maglie basse, così per 7 giri. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Adesso proseguiamo facendo altri 6 giri di maglie basse, in totale 7. Finiti i 7 giri di maglie basse faccio una catenella e taglio il filo lunghetto per poi andarla a cucire. Queste sono le 2 zampe finite. Per avviare il cappello prendiamo il filo viola e facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Chiudiamo l'anello magico e adesso dal secondo al settimo giro andiamo a fare 5 giri di 6 maglie basse. Nell'ottavo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Dal nono al 12° giro andiamo a fare 4 giri di maglie basse. Nel 13° giro facciamo 2 maglie basse e un aumento, 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel 14° giro facciamo 3 maglie basse e un aumento,
3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel 15° giro facciamo un giro di maglie basse. Nel 16° giro cambiamo il colore, introduciamo il verde e facciamo un giro di maglie basse con il verde. Nel 17° giro cambiamo nuovamente colore, andiamo a utilizzare di nuovo il viola e facciamo in ogni maglia un aumento. Nel 18° giro facciamo una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Nel 19° giro facciamo 2 maglie basse e un aumento. 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Una volta finito l'ultimo giro entriamo nella maglia successiva, facciamo una maglia bassissima, una catenella e tagliamo il filo. E così abbiamo quasi concluso il nostro cappello. Adesso dobbiamo andare qua a fare una catenella col colore nero e il cappello è finito. Con l'uncinetto ho formato il nodino e ho tolto l'uncinetto come per iniziare una catenella e ho infilato l'uncinetto qui dove ho fatto la maglia bassissima. Prendo l'asolina, la porto fuori, entro nella maglia successiva e faccio una maglia bassissima, entro in quella successiva ancora e faccio un'altra maglia bassissima. Proseguo così per tutta la circonferenza del cappello. Arrivati a questo punto entro qua dove ho fatto la prima maglia bassissima, faccio una maglia bassissima, taglio il filo, lo tiro qua e così ho chiuso la nostra catenella. Poi questo lo faccio passare di nuovo sotto in modo che esca qua e disperdo poi sia il filo viola e sia il filo nero nella lavorazione e qua taglio il filo che sono diciamo avanzati quando ho fatto il cambio colore. E anche il nostro cappellino è concluso. Adesso dobbiamo avviare l'ultimo pezzo del nostro amigurumi, che è la coda. Iniziamo con il bianco e facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel secondo giro andiamo a fare una maglia bassa e un aumento. Una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Nel terzo giro facciamo 2 maglie basse e un aumento. Due maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro facciamo 3 maglie basse e un aumento. Tre maglie basse e un aumento per tutto il giro. Nel quinto giro dobbiamo cambiare colore e andiamo a fare 4 maglie basse e un aumento con il viola. Quattro maglie basse e un aumento per tutto il giro. Adesso dobbiamo di nuovo cambiare colore e usiamo il nero e dal sesto al nono giro andiamo a fare 4 giri di maglie basse.
Finiti i 4 giri di maglie basse, andiamo a fare nel 10° giro 4 maglie basse e una diminuzione. Quattro maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Nell'11° giro andiamo a fare un giro di maglie basse. Nel 12° giro facciamo 3 maglie basse e una diminuzione. 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Nel 13° giro andiamo a fare di nuovo un giro di maglie basse. Nel 14° giro facciamo 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Dal 15° al 22° giro andiamo a fare 8 giri di maglie basse. Nel 23° giro vado a fare una maglia bassa e una diminuzione. Naturalmente adesso, prima di proseguire, imbottisco e poi proseguo finendo il giro di una maglia bassa e una diminuzione, e faccio una catenella per bloccare il filo e taglio abbastanza lungo per poi andare a cucire la coda. Questa è la coda conclusa del nostro amigurumi. Adesso abbiamo tutti i pezzi disponibili e dobbiamo soltanto cucirli insieme. Abbiamo tutti i pezzi fatti, adesso dobbiamo andare a cucirli tra di loro e poi a ricamare anche la faccina del nostro gattino. Quindi adesso ci servirà anche il filato bianco, quello leggermente più fine, e il filato rosa. Iniziamo subito ad andare a cucire il nostro cappello con l'orecchia e andiamo, questa è la palla, qui c'è il buchino dove noi abbiamo finito e poi andremo a cucire alla zucca, e questa invece è la parte superiore. Quindi noi andremo a mettere il cappello qui in questa posizione e poi l'orecchio da quest'altra parte in questo modo. Cuciamo questi due e poi proseguiamo. Una volta cucito sia il cappello che l'orecchia, dobbiamo andare a mettere a cucire gli occhi. Quindi come prima cosa andiamo a cucire la parte nera sopra la parte gialla in questo modo, e poi andiamo a posizionarli qua, così sia uno che l'altro. Una volta cuciti poi dovremo andare a ricamare la faccina. Io ho cucito anche gli occhi e adesso dobbiamo andare a fare questi ricami qua nell'occhio. Poi naturalmente andiamo a fare le guanciotte proprio sotto gli occhi e il nasino in mezzo, poi la boccuccia e i baffi. Ci vediamo una volta finito di ricamare tutta la faccina. Questa è la faccia finita, infatti io ho fatto i baffi, la faccina completa, quindi le guance, il naso, la bocca. Adesso bisogna prenderla e andare a cucirla qui sopra la zucca. Una volta cucita ci rivediamo per vedere come mettere le braccia. Questa è la testa attaccata alla zucca. Adesso dobbiamo andare a mettere le nostre zampe qui in questo modo, quindi una qua e una qua. Poi una volta cucite andiamo anche a ricamargli le unghie. Zampette e unghie fatte, ci siamo quasi a finirlo, dobbiamo mettere soltanto la coda, quindi giriamo il nostro gattino e al centro qua andiamo a cucire la coda in modo che uno penzoli e poi quando lo mettiamo per terra la coda possa girare in questo modo. Ho cucito anche la coda, quindi il nostro gattino è concluso. Spero che il video vi sia piaciuto, questo è anche l'altro che avevo fatto. Se rifate il tutorial vi ricordo di taggarmi come Mille Creazioni Sonia, così io posso ricondividere i vostri amigurumi, i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo video, ciao!